Nelle compagnie professionali di balletto, i danzatori possono scegliere se tagliare o colorare i propri capelli, possono avere tatuaggi molto visibili oppure dipingersi le unghie. In questo video parleremo delle regole di stile nel mondo della danza classica. Io vi do il benvenuto sul mio canale. Se ancora non mi conoscete, il mio nome è Federica, ho 26 anni e sono una ballerina professionista. Mi sono diplomata a Milano all'Accademia del Teatro alla Scala e da 7 anni lavoro nel corpo di ballo del Teatro Nazionale di Praga. Prima di cominciare col video vi invito, se ancora non l'avete fatto, a cliccare nel bottone qui sotto iscriviti per non perdervi i prossimi e supportarmi. Grazie mille se lo farete. Cominciamo subito e parliamo dei capelli. Ho ricevuto una domanda da parte di una di voi che mi chiedeva appunto: ma voi potete scegliere se tagliarvi i capelli come volete oppure colorarli? Purtroppo no. Ovviamente è una risposta che in realtà dipende dalle compagnie, però nel mio caso, in una compagnia di balletto classico puro, non abbiamo la libertà purtroppo di tagliarci né colorarci i capelli come preferiamo. Io conosco delle ballerine della Scala che ho visto su Instagram che hanno dei tagli bellissimi corti, che onestamente è il taglio che vorrei fare se non facessi questo mestiere, però il nostro direttore nello specifico qui a Praga ci ha chiesto di evitare tagli troppo corti perché quando poi si va in scena a fare gli spettacoli sarebbe troppo scomodo ricreare poi quella pettinatura, quella capigliatura tipica da ballerina, ovvero lo chignon. Ovviamente è impossibile anche colorarsi i capelli di colori esagerati come il rosso, il viola o il rosa o il blu per esempio, perché comunque il balletto classico si sa essere un'arte molto rigorosa, comunque disciplinata, e immaginatevi andare a teatro a vedere un lago dei cigni e ritrovarsi una ballerina con i capelli colorati. Onestamente questo aspetto un pochino mi pesa, non perché vorrei mai colorarmi i capelli, perché penso che siano più belli e sani, naturali, però per quanto riguarda il taglio vorrei sperimentare con qualcosa di più corto, come vi dicevo prima, è un taglio quasi da maschio. Per quanto riguarda le accademie, perché vi farò in questo video anche le differenze tra accademie e compagnie, per chi non lo sapesse, le accademie di danza sono le scuole e invece le compagnie sono degli ambienti lavorativi nei teatri in cui effettivamente non si è più studenti ma dipendenti. Nelle accademie, quando si è ancora piccolo, è chiaramente vietato tagliarsi i capelli troppo corti, e in quelle professionali soprattutto come alla Scala le ballerine devono avere i capelli sempre lunghi perché poi durante le lezioni devono averli sempre raccolti in uno chignon molto molto ordinato. È davvero importante l'ordine e la pulizia quando si entra in sala, perché come dicevo prima la danza classica è disciplina e la disciplina comincia dal modo in cui ci si presenta. Per quanto riguarda i ragazzi invece, anche in quel caso devono avere un taglio corto, un taglio troppo lungo potrebbe essere anche scomodo per loro, e anche per le ballerine avere uno sciagnone ordinato è anche una questione di comodità, perché ballare con i capelli davanti agli occhi è praticamente impossibile quando si vanno a fare pirouette e grandi salti, ad esempio. Passiamo invece a parlare dei tatuaggi, che è un argomento secondo me molto interessante perché chi mi conosce già lo sa che io ho 3 tatuaggi. Questo qui piccolino verde, che è una piccola V che sta per vegan. Poi questo qui che è un numero 269, non vi sto qui a spiegare cosa significa, ve lo lascio in descrizione un link con la spiegazione. E poi nella caviglia sinistra ho un altro tatuaggio che vi lascio qui la foto perché altrimenti farvela vedere ora sarebbe un po' complicato. Prima di fare questi tatuaggi non vi nego che avevo paura di come il mio direttore avrebbe reagito, perché io non gliel'ho chiesto prima, visto che molti miei colleghi già hanno tatuaggi e quindi davo per scontato che non sarebbe stato un problema. Per fortuna non lo è stato. Ho già questi tatuaggi da oltre questi nelle braccia li ho da oltre 2 anni e quello nella caviglia da 1 anno. La verità è che, come dicevo prima, ho moltissimi colleghi che hanno le braccia anche piene di tatuaggi,
quando si è in sala in realtà questo non importa, però il punto è che quando si va in scena, nello specifico quando si vanno a danzare balletti classici, bisogna coprirli e questo ovviamente può essere abbastanza scomodo. Quando sono in sala io non li copro senza problemi, faccio le mie prove, le mie lezioni, a maggior ragione quello che ho nella caviglia proprio scompare sotto i collanti. Infatti a volte mi capita di indossare delle calze, dei collanti corti e tutti mi dicono ah ma è un tatuaggio nuovo quando in realtà ce l'ho da tipo 1 anno e mezzo. Però quando vado in scena devo coprirli e utilizzo solitamente del trucco, oppure si possono mettere dei cerottini, ma anche per chi ha le braccia completamente tatuate esiste del make up fatto apposta per un trucco di scena che permette di coprirli. In realtà questo non va fatto sempre, perché per esempio quando si ballano dei balletti di danza contemporanea oppure danza moderna, a volte non è indispensabile, però quando si va a fare la Bayadère o il Lago dei Cigni ovviamente dobbiamo essere tutte uguali senza tatuaggi. Però per esempio se io volessi un giorno decidere di cambiare compagnia e fare un'audizione magari da qualche altra parte, forse sceglierei comunque di coprirli, oppure non so come mi comporterei, perché è come per quanto riguarda i capelli. I tatuaggi sembrano un po' sporcare la tua pelle, il tuo corpo, e quindi quando ci si va a presentare a qualcun altro che ti deve comunque valutare, deve decidere se assumerti oppure no, forse è meglio mostrarsi il più puliti possibile. Io non ho nulla contro i tatuaggi, anzi li adoro, e se non facessi la ballerina forse ne avrei di più, però ecco sì, le regole sono queste e chiaramente poi quando si passa in accademia invece si è così piccoli che chiaramente non li ha praticamente nessuno, perché solitamente si è anche minorenni. Per quanto riguarda invece le unghie colorate, dovete sapere che è una cosa che io non sopporto. In 26 anni ho messo lo smalto soltanto una volta, me l'ha messo mia mamma in estate quando avevo tipo 12 anni, uno smalto colore verde acqua, me lo ricordo ancora. Da quel giorno ho detto mai più, perché io sono perfezionista, quindi mi ricordo che non appena si faceva una minima scheggia o imperfezione io impazzivo e volevo togliere tutto, e quindi per me avere lo smalto colorato non è possibile, anche perché quando io cucino molto spesso, ho sempre le mani nel cibo, comunque le lavo frequentemente, quindi secondo me sarebbe una cosa abbastanza scomoda e comunque non sono abituata, preferisco le unghie naturali anche per una questione di salute delle dita. Però ho moltissime colleghe che invece scelgono di farsi le unghie colorate, è una cosa che rispetto chiaramente, e solitamente le fanno di un colore molto neutro come un rosa carne oppure bianche, e quando si va in scena però in quel caso è importante non avere colori troppo accesi, per esempio oscuri, per esempio il nero o il blu o il viola, perché in quel caso il direttore ce lo fa notare e ci chiede di pulirle, o comunque molto spesso si mettono anche dei cerottini intorno alle dita per evitare che possano essere visibili. Per quanto riguarda invece l'accademia, mi ricordo che in quel caso era assolutamente vietato in scala farsi le unghie colorate. Anche nella mia scuola di Palermo in cui studiavo quando ero piccolina, Aurina Beltrame, e anche la maestra Candida mi diceva sempre che una ballerina con le unghie colorate non era professionale, e anche in quel caso si tratta sempre di ordine, pulizia e disciplina. Però devo dire che tra tutti gli aspetti questo è quello che mi pesa di meno, perché come vi dicevo prima è una cosa che probabilmente non farei neanche se ne avessi la possibilità. Quindi parlando delle differenze tra scuola e compagnia, quando si è in compagnia ovviamente si è molto più liberi di fare quello che si vuole. Per esempio mi viene in mente adesso, per quanto riguarda la divisa, la lezione di danza classica in accademia dovevamo essere tutte uguali, indossare tutte lo stesso body, lo stesso gonnellino, le scarpette ordinate e pulite, e invece in compagnia ognuno fa un po' quello che vuole. Ci sono delle colleghe che fanno la lezione semplicemente con una coda e con dei pantaloni e una t-shirt. Altre colleghe, specialmente quelle più giovani, che invece sono sempre molto pulite e ordinate. Anche io preferisco essere sempre ordinata e onestamente non amo indossare cose troppo
XXL per così dire, perché mi danno un po' fastidio, quindi preferisco avere sempre le mie calze rosa, il body e magari indosso dei pantaloncini invece della gonnellina perché li trovo più comodi e poi una magliettina se magari fa freddo. Comunque queste qui sono le differenze principali e io ovviamente come dicevo prima l'unica cosa che mi pesa di questo mio lavoro è il taglio dei capelli perché mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso, però sono sicura che in futuro, quando non farò più questo mestiere, avrò tempo per sperimentare tagli e colori differenti. Se avete qualche domanda o curiosità a riguardo, scrivetemela nei commenti, anche se volete farmi una domanda per quanto riguarda un nuovo video o qualcos'altro di cui potrei parlare, io sono sempre contenta di ascoltare le vostre richieste e poi realizzarle come è stato per questo video appunto. Prima di lasciarci vi ricordo che se volete leggere la mia storia, quindi dalla mia prima lezione di danza classica, quando avevo solo 5 anni, fino al mio diploma a Milano, l'ho scritta in un romanzo autobiografico, che è proprio questo qui, che si chiama La bambina che amava danzare. Adesso ve lo prendo. Il link per acquistarlo lo trovate su Amazon ed è una storia fatta di coraggio, emozioni, rinunce, ma anche molte soddisfazioni, che penso possa piacervi moltissimo se anche voi amate la danza e se vorreste fare i ballerini professionisti in futuro. Io spero che lo acquisterete, spero che lo leggerete e che vi piacerà, fatemi sapere nei commenti se lo farete. E detto questo vi ricordo anche che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi a questo canale, cliccando il bottone qui sotto iscriviti per non perdervi i prossimi video, recuperare quelli passati se vi va e supportarmi. Grazie mille se lo farete. Noi ci vediamo molto presto in un nuovo video e io vi auguro una buonissima giornata. Ciao!